Oggi sono in compagnia del dottor Umberto Mendola, laureato presso l'Università Leonardo da Vinci di Firenze in criminologia e scienze forensi. Ha un master in scienze investigative, in scienze forensi, in ricostruzione tecnica della scena del crimine. È un ausiliario di polizia giudiziaria per le attività tecniche, criminalista dal 2014, esperto in perizie balistiche di armi e munizioni, consulente dell'autorità giudiziaria in procedimenti con armi, oggi criminologo forense investigativo. Avrei bisogno del mio cappellino Sherlock Holmes probabilmente per questa intervista, ma visto che non ce l'ho, vi voglio chiedere come mai sono qui con lui. E per comprenderne i motivi facciamo un passo indietro, tornando nel 2019. Le notizie che arrivavano dal mondo parlavano delle solite cose, ve lo ricordate? Fin quando i media internazionali iniziarono a parlare di una cosa banalmente nuova, anche se totalmente nuova e inattesa, ovvero della nascita di un nemico invisibile, un virus devastante che entro poco tempo si sarebbe diffuso dovunque partendo dalla Cina, per il quale si stavano studiando i rimedi. Gli italiani inizialmente erano abbastanza sereni, dato che veniva descritto come un semplice virus influenzale, ma poi accadde qualcosa e quel semplice virus divenne l'arma letale per l'intera umanità e i media si scatenarono nel diffondere le notizie peggiori con immagini, proiezioni di vecchi film sul tema, tipo virus letale, contagion, eccetera, e fecero la loro comparsa agli esperti, quelli della tachipirina e della vigile attesa, per esempio, il CTS e i sierigenici, ribattezzati vaccini per promuoverne la distribuzione forzata. Vi ricordate tutto questo, vero? Ecco, ecco perché sono qui con Umberto. Umberto, tu che sei un criminologo forense, investigativo, hai scritto un libro che denuncia ciò che accadde davvero in quegli anni. Questo libro si chiama Status criminale, analisi criminale della gestione Covid-1. Perché hai scritto Status criminale? Buonasera a tutti i tuoi follower e a tutti i tuoi appartenenti al canale. Allora, buonasera anche a te. E allora, questo libro nasce da un'analisi di quel periodo e dalle innumerevoli incongruenze proprio di quel periodo. Ricordo ancora come fosse ieri tutte le novità che Conte ci propinava una sera sì e l'altra pure, dove diceva che non si sapeva esattamente che cosa era questo Covid, non si aveva idea su che cosa era questa nuova epidemia e poi successivamente dichiarata in pandemia. Non si sapevano le origini di questo Covid, si ipotizzava all'inizio il mercato di Wuhan, poi una fuga dal laboratorio, dai biolaboratori, poi ovviamente tutta una serie di immaginazioni, eccetera. Però, nonostante ciò, su cui loro dicevano che effettivamente non c'erano precedenti storici, perché effettivamente non ce ne sono, nonostante ciò si è formato illogicamente un comitato tecnico-scientifico e là mi sono posto la prima domanda. Quale supporto può dare un comitato tecnico-scientifico di fronte a un qualcosa di nuovo, così nuovo da non esserci né precedenti né avere, per esempio, elementi su che cosa è questo Covid? Quale supporto scientifico poteva dare alla politica? Risposta, ovviamente nessuno, perché se non si sa che cosa è questo virus e se non si hanno precedenti analoghi, la scienza non ti può suggerire nulla. Questo mi sembra logico. E allora ho incominciato a fare un'analisi per capire quanto di vero c'era. E andando avanti con le assurde dichiarazioni e le costrizioni, quindi poi le forzature che quel governo sottoponeva a tutta la popolazione, magicamente non sapendo effettivamente che cos'era questo virus, senza che fosse mai sequenziato ufficialmente dalla scienza, dalla comunità scientifica, senza che mai fosse né sequenziato né isolato, magicamente dopo 60 giorni
ecco i salvitici vaccini. Ma come possono fare dei vaccini se non sanno effettivamente qual è la sua origine, se non è stato sequenziato, se non è stato isolato, se non abbiamo il volto del criminale da ricercare, chi dobbiamo cercare e soprattutto come facciamo a identificarlo per fare un antigene che resiste o che combatta effettivamente un virus del genere? Quindi via via vedevo le assurdità e quindi l'analisi scardinava sempre di più le asserzioni di quel governo. In effetti la tua intuizione è stata anche condivisa da alcuni, pochi purtroppo, mi verrebbe da dire pochi ma buoni, però non voglio essere così cattivo. Quei pochi che stanno diventando sempre di più. Sono molto curioso, questo libro che poi farò vedere, naturalmente suggerisco a tutti di dotarsene, perché gli anni sì, noi ci ricordavamo gli anni di piombo, bene, questi si ricorderanno come gli anni di virus. Tu cosa sintetizzi nell'analisi criminologica? Ma intanto faccio una sintesi di ciò, quindi delle fonti ufficiali, quindi fonte governativa Giuseppe Conte 2018-2021, fonte governativa Mario Draghi 2020-2022. Nei documenti ufficiali che questi due governi che si sono succeduti hanno pubblicato, leggiamo ovviamente che cosa hanno dichiarato. Prima settimana sui famosi vaccini salvitici. Nella prima settimana immunizza al 100%. Seconda settimana immunizza al 70%. Terza settimana immunizza al 50% perché via via ovviamente si aveva notizia che le persone si ammalavano lo stesso dopo la prima dose o anche dopo la terza dose. Quarta settimana non immunizza ma riduce il contagio. Quinta settimana non riduce il contagio ma non ti ammali. Sesta settimana ti ammali ma non finisci intubato. Settima settimana finisci intubato ma non muori. Ottava settimana, questo l'ho aggiunto io, muori ma vai in paradiso, perché dopo queste torture da questi governi è chiaro che il minimo è la santificazione del popolo italiano. Questo Ovviamente questa è soltanto una sintesi della inaffidabilità di questi due governi, ma alla fine nell'analisi io do una prospettiva facendo una raccolta di tutti i decreti di PCM e decretini di quel governo, un'analisi con la possibilità di aver inserita l'analisi biochimica in peer review del dottor Segalla su uno dei falsi vaccini, cioè sul Pfizer, che conclude essendo una sostanza altamente tossica per la salute umana, quindi siamo gli unici che siamo riusciti a bucare il segreto militare, e poi le statistiche che dimostrano che in realtà con questi sieri la metà della popolazione è rimasta danneggiata e l'altra metà è morta. vedi, mentre parlavi di questo argomento a me veniva veramente la pelle d'oca e credo che a tanti di quelli che stanno vedendo questa intervista stia accadendo la stessa cosa, anche perché ci siamo passati noi, in mezzo a queste forche caudine, ci siamo passati noi. E se siamo ancora qui, probabilmente perché facciamo parte di quei buoni che hanno compreso che quello che ci stavano dicendo era una colossale fregatura. Tu hai scritto questo Esatto. testo meraviglioso dove hai analizzato con la tua professione quello che è accaduto dal punto di vista del criminologo, quindi stiamo parlando di crimini evidentemente, non di casualità. Il tuo Dici, testo è uno dei tanti testi che sono venuti fuori in questi 4-5 anni. Perché? Perché il tema era molto grasso, c'era molto da dire, però il tuo libro è l'unico che è stato catalogato come saggio scientifico dall'Università di Firenze, se non vado errato. Come mai? è stato catalogato dalla Biblioteca Nazionale di Firenze e poi è stato inserito nella biblioteca selezionata dell'Accademia di Scienze Forensi di Siena.
E come mai? Immagino perché sia stato classificato come saggio scientifico e quindi sono argomentazioni e analisi inoppugnabili. Fino ad oggi il libro non è stato attaccato da nessuno, anzi sono l'unico a essere stato interpellato in consiglio regionale della Val d'Aosta a sessione segreta per parlare dei danni da vaccino e soprattutto sulla differenza del sangue tra vaccinati e non. È l'unico a essere invitato nella conferenza internazionale francese dai medici che hanno studiato e hanno criticato scientificamente i vaccini. Quindi diciamo che questa intervista difficilmente potrà essere bloccata dai famosi fact checkers che sforzano di bloccare la verità per far passare le bugie. Perché? Perché il tuo non è un libro qualsiasi, non è un racconto romanzato, ma è un testo scientifico e come tale è stato riconosciuto. Intanto io ti ringrazio di questo lavoro epico che hai fatto nell'interesse di tutti quanti e vorrei che tutti quelli che hanno ascoltato questa intervista fino a questo punto, oltre che acquistare il tuo libro, lo consigliassero anche alle persone che conoscono, così come un tempo forse hanno consigliato invece di farsi la prima, la seconda, la terza dose, poi dalla quarta in poi hanno capito che era meglio evitare. Ecco, il vero vaccino, signori, che state ascoltando questa intervista, il vero vaccino è un libro di questo tipo, un testo scientifico fatto con coraggio da una persona che si è esposta in prima figura, in prima persona, parlando di un tema, ma non dal punto di vista del racconto, ma dal punto di vista scientifico. Quindi io ti dico grazie per questo gigantesco sforzo, e però sono anche certo che non sia l'ultimo, perché credo che tu abbia qualcos'altro in cantiere. Vuoi già parlarne o ne parliamo la prossima Sì, volta? ma lo posso accennare adesso, ma ne parleremo meglio la prossima volta. È in corso di scrittura e anche di finitura il terzo libro della serie, Crimine di Stato, reazioni avverse e morti improvvise, dove all'interno, oltre a continuare questa analisi criminologica e criminalistica, inseriremo una serie di studi in peer review con la correlazione tra vaccino e danno e tra vaccino e morti improvvise. Wow, eh, vabbè, eh, beccatevi questa ragazzi, beccatevi anche questa. Non appena pronto vi farò sapere il titolo, dove trovarlo, quando trovarlo e soprattutto andate a trovarlo. Umberto, io ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato e ti auguro una splendida serata e ti saluto con un arrivederci alla prossima puntata. Ciao Umberto, Arrivederci a voi, grazie. ciao. Ferma lì. Dove state andando? No, no, non è mica ancora finito. Perché questo che vedete alle mie spalle è Status criminale. È un libro unico nel suo genere che ci presenta con estrema chiarezza, sin dal titolo, Status criminale, status, che cosa evoca? È l'analisi criminale della gestione Covid-19, scritto da Umberto Mendola, laureato in criminologia e scienze forensi. Chi meglio di lui poteva raccontare le dinamiche che hanno caratterizzato quegli anni frenetici e nello stesso tempo immobili. Un tempo in cui eravamo chiusi forzatamente in casa, ve lo ricordate? Oppure, nel migliore dei casi, dovevamo usare il famigerato Green Pass, per poter fare qualunque cosa. Allora, nelle pagine di questo libro l'autore racconta con una gran mole di informazioni e con la dovuta attenzione ai particolari le gesta di quello che definisce uno Stato criminale e di come le autorità abbiano gestito il terribile biennio dominato dalla pandemia di Covid-19. Status criminale è un libro che permetterà ai lettori di comprendere i vari passaggi vissuti da tutti i cittadini in quel maledetto periodo e ai sottintesi che nascondevano
un'epoca che definire grigia è anche poco, in cui risuonava lo slogan ottimistico del andrà tutto bene, io non vi dico cosa tocco ogni volta che sento sta frase. Mentre su tutti i media imperversava una narrazione eccessiva e allarmistica di ciò che stava accadendo in Italia e nel mondo sì, ma soprattutto in Italia. Mendola sottolinea di come le istituzioni abbiano privato la popolazione dei fondamenti dello Stato di diritto e delle inalienabili prerogative liberali che dovrebbero essere sacre. Io non so se la pensate così anche voi. Eh, Sinceramente io l'ho sempre creduto. Eh, la parte importante di questo libro, quella fondamentale, è il fatto che è un libro, ma non è un romanzo, perché in questi anni sono venuti fuori decine di personaggi più o meno straordinari che hanno scritto un sacco di libri altrettanto più o meno straordinari, sono andati sui palchi, e sono diventati li abbiamo creati noi, dei mostri sacri, no? Ma sono tutte cose che lo dicono loro, ognuno di loro afferma ciò che intende affermare. Mendola, invece, con questo libro è riuscito a ottenere una cosa, a farlo catalogare come studio scientifico, non come romanzo, non come supposizione, non come idea personale, no, no, studio scientifico. E beh, questo direi che è importante, molto importante. E quindi catataviello, come dicono a Napoli. Comperatevelo, dove lo trovate? Puff, lo trovate su tantissime piattaforme, da Amazon in poi, cercatene una, cercate nel web, lo trovate veramente dappertutto. Il prezzo è 15 euro, prezzo di copertina. E non parlate l'italiano? Cosa mi siete ascoltare a fare? Ah, avete visto i sottotitoli, ho capito. Il libro è anche pubblicato in inglese, in francese, in spagnolo, in russo, in 5 lingue. Quindi diciamo che vi è difficile trovare un alibi per non leggerlo. E credo che sia importante che lo leggiamo noi che abbiamo vissuto questo periodo e che lo legga chi viene dopo di noi, quelli che verranno, perché così come noi abbiamo studiato la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale e quello che c'è stato ancora prima, e non abbiamo imparato niente, ehm, chi verrà dopo di noi è opportuno che studi quello che è successo, ma non un romanzo qualsiasi, ma un libro scientifico. Bene, volevo dirvi solo questo. Ah, no, 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 voglio ringraziare anche un'altra associazione che ritengo molto importante, e ne faccio parte anch'io. Perché? Perché trovo giusto ringraziare l'associazione che ha permesso che questa intervista potesse essere realizzata. È un'associazione della quale faccio parte in qualità di fondatore e ne sono orgoglioso e ha consentito che questa intervista venisse realizzata mettendomi in contatto con Umberto Mendola, eh, che mi ha permesso, insieme ad altre persone dell'associazione, di collaborare come suo staff per la stesura di un prossimo libro. È un grande onore, anche perché non è un romanzo, sarà anche quello un testo scientifico, inoppugnabile. Eh, L'associazione, vi farò vedere tra poco il suo logo e la ringrazio. Così come ringrazio voi, ognuno di voi, sia per essere stati con me fino adesso, sia per il fatto che, penso e spero, vorrete diffondere questo video ovunque, non tanto perché ci sono io, sono l'ultimo degli ultimi, ma per i contenuti che in questa intervista si esprimono e che tutti devono conoscere. Quindi, grazie e alla prossima.